Ciao a tutti, siamo Davide e Franco. Oggi prepariamo... come si chiama? Aspetta un attimo. Io il chiorzo spagnolo. Ciao a tutti, siamo Davide e Franco. Allora oggi prepariamo il chiorzo spagnolo, che non è altro che poi un salame. Attenzione! Questo canale non è adatto a chi ha problemi di colesterolo, glicemia o di pressione alta. Buona visione! Allora anche oggi ospite d'onore Giorgino, che viene qua in mezzo a noi, che ci fa consulenza, ci dà una mano. No, niente. La sua Buongiorno presenza. gente, ragazzi, salute. Sono venuto a imparare all'estero, perché qua facciamo un salume Estero. di alta qualità all'estero. Sì, Saluto con, di con nuovo. con le nostre carni. Sì, con le nostre carni e le nostre braccia, le vostre. Le sue, perché... Da due professionisti, ragazzi. Occhio, Va bene, allora. Ci vediamo dopo. Allora è un salame spagnolo. Sì, esatto, spagnolo. Tipico della Spagna, che è di particolare, oltre che, vabbè, la carne è sempre più o meno la classica del salame, Esatto, diciamo, quella del maiale. un pochettino più magra, però quello che differenzia è la concia, dico La bene. concia, sì. Però ne parliamo dopo. Adesso andiamo a dare i pesi della carne. Sì, praticamente qui abbiamo fatto 1 chilo di magro e 250 grammi di pancetta. Ok. Quindi lonza e pancetta. Esatto, ci sono diverse poesie di pensiero di usare anche il lardo, ma noi la facciamo con la pancetta. Lardo a noi non mi sembra... Bene, allora adesso io macino una volta sola questa robetta qua, Sì. e naturalmente una volta sola perché essendo carne di maiale lega benissimo, non ci sono problemi, la macinerò con la piastra dell'otto. Allora, intanto che lui macina, diamo le dosi delle spezie. Io ho già finito, comunque te vai pure. Sale, Esatto, vai sale pure. 25 grammi. vale a dire un buon 20%. Un 2%. Esatto, un 2%. 2% di sale, Esatto. sale marino di cervia, Esatto, medio. mettiamo 20 grammi di paprika dolce, che è una spezia molto usata In Spagna. Esatto. Mettiamo un 2,5 grammi di peperoncino, ok? E mettiamo un 0,8 grammi di aglio in polvere. Quindi niente pepe. Niente pepe, Qua assolutamente. niente pepe, ma che strano. Comunque dobbiamo sentire È poi. un salume che ha fatto... Poi dice Franco che non usavano l'origine, non si usa la pancetta, ma lo si usa il lardo di schiena. Il lardo di schiena, Che sì. sarebbe un'altra cosa ancora, guardate voi altri. In realtà io l'ho cercato ma non l'ho trovato. Sì. Abbiamo usato la pancetta perché È un buon sostituto, è un buon sostituto. che secondo me è migliore. però. Comunque se voi trovate il lardo, usate il lardo, Esatto. ok? La ricetta originale prevede il lardo, noi l'abbiamo un po' arrangiata con quello che abbiamo trovato, no? In loco. Esatto. Allora, sì, vai pure. Allora, qua dentro c'è il peperoncino, quando andate a mescolare le carni, se usate un paio di guanti è meglio. Sì. Perché se dopo vi mettete le mani in faccia. I Ecco, cioè, non è il massimo. Specialmente non andate in bagno. Viene un piccicone di testa che ve lo dico io, Voglio dire, ma del vino ce ne andrà qua? No. Niente, secco Niente, così? secco così. Cioè, infatti è una ricetta strana, ma me l'ha data il mio amico Virgilio Marini. Che saluto, ciao Virgilio. Gliel'ho chiesta e lui me l'ha data perché l'ho visto che l'ha pubblicata sul gruppo dove sono e mi ha messo la tentazione e la voglia di provare a fare anche un salume estero, che io non ho mai provato a fare. Beh, allora senti, visto che non ci va del vino qua, intanto che tu mescoli io vado ad assaggiare. Non c'è un bicchiere, Giorgino? Sì, ma io bevo il mio, ti dispiace? Ah, va bene, perché questo qua è vino modenese. Sì, però non è di... io lo so che te, Davide, hai un cuore d'oro, però ti dispiace se uso il mio. È vino Lambrusco di Modena del contadino. questo Sì, qua. però io sono sicuro, ragazzi, sono sicuro che Davide vi dice la verità. Io non sono un contadino, però bevo il mio, è lo stesso. Vai. A me mi fanno lavorare, loro bevono. Ma adesso ne verseremo un bicchiere anche a te. Guardate.
Vediamo il bicchiere. Ma Franco lei là, un goccino? Sì, no, Beh, è sempre rosso, dai. adesso No, qua. non è vero, il mio era vino compro, lo volevo provare a vedere se confondere. riuscivo a fregarli, ma non hanno abboccato. non hanno abboccato. Adesso appena finito di mescolare, che così non mi sporco Ti più le mani. bagni il pezzo, La polvere, no? Ma è la pancetta che fa quello? Sì, Dici? penso È anch'io. mana. Penso anch'io. Gli preparo un bicchiere anche a Franco. Sì, dai. Comunque si sente un buon profumo anche qua, sebbene che non c'è dentro il pepe. Esatto, invece me l'hai preso di bocca, va? Si sente un buonissimo profumo, si sente. Sì, è proprio vero. Infatti secondo me avevo pensato che veniva un salame bello rosso. E poi secondo me è anche piccantello. Sì. Anche piccantello. Sì, purtroppo in Spagna i salumi sono piccanti buon quasi. profumo, Franco. No, il profumo è buono. Adesso vedremo cosa succede. Ah, ma non sbaglia mica più. No? Se quando si parte bene è difficile arrivare male, Speriamo. No. Non l'ho mai fatto, ho preso spunto da questo mio amico qui che mi ha dato la ricetta e vediamo. Guarda. Sì. Ah, le belle porte. Bella posa, Sì. Bene. Porca la paia. Allora, l'insaccatrice è pronta, Franco sta preparando le budelline. Le budelline sono quelle della salsiccia. Salsiccia normale. Classica Sono di budellina. agnello, Sai che non lo so. ma sai che quelle di agnello costano con un occhio della testa? Cioè, allora queste qui non sono quelle di agnello. Porca miseria. Sono di maiale. Ma sì. Ma sì, porco cane. sì. Oh Franco, ho voluto fare dell'uganega tipo uganega, madonna santissima, ci va più di budelline che di carne. Sì. No, Cristo. Sì. Bene. Adesso se troviamo il capo fai uscire un po' di. Ah no, sei già qua? Sì. Allora aspettiamo che facciamo così. Budelina di maiale, sì. Lo si vede nella rete. Sì, dai. Ne facciamo due. Buono. Chile rotti, 350, 350. Ce ne viene fuori un altro così? Allora, avete visto, si fa benissimo a insaccare, la budella è quella del maiale, abbiamo deciso che quella del maiale, fra tanti discorsi, qua si fanno delle chiacchiere. No, Poi il vino ormai è quello da un po'. Davide è quello di maiale. È quello di maiale, sarà riconosciuto dalla rete. Dalla rete però. Esatto. Bene, allora adesso vuole legata. Sì, prendiamo un attimino il corazzano. Quello è un impegno, Sì, meno di quello che pensi. Per Franco è un impegno, quello. Meno di quello che pensi, anche perché ho visto come lo legano. Allora, la corda qui. Hai già fatto il nodo in testa perché il budello non vada a fare delle robe. Quindi Uno il nodo scorsoio. Io le faccio più corte, me le faccio più via. Uno e uno, due. Adesso qui ho fatto l'errore di legarlo, ma Sì, va passato solo. esatto, solo su. L'altro invece facciamo così. Aspetta, perché ci fanno due corde in testa perché va girato mattina e sera. Sì. Va girato. Allora facciamo così. Ecco, guarda. Allora, così ci siamo. E gli diamo un nodino per fermarlo. E dopo Io le anch'io già fatte quelle lì, più corte di quelle, passo cavallo, le tiro, già Sì, va. ma le vendono già fatte. Davvero? Sì. Io sai con le corde del salame. Allora. Quando tiro io la corda del salame mi faccio quei lacci. Facciamo vedere bene come fa il nodo qua sotto. Sì, Metti qua bravo. sotto che si vede bene qua. Allora, la corda la faccio lunga non so, 40 cm, 40-50 cm. La taglio. La sdoppia. Allora, praticamente io ho lasciato la budellina lunga, ok? Sì. Le cose. Non faccio nient'altro che tirargliela sopra. Mi va a fare da chiusura. da chiusura, Da sì. chiusura. Invece di legarla è già legato con la Prendo la corda, non gli faccio nient'altro che un laccio. un laccio, ok? La passo sotto. L'as del parsè. Esatto. Bene. Lego così, gli do il nodino, basta. E lei rimane ferma lì così. Perché gli viene fatta doppia corda? Perché Domani la fa domani c'è da viceversa. girarle e lei si raddrizza. Esatto. Questa è la funzione. Quindi deve diventare dritto. Esatto, praticamente diventa dritta.
Questa è la sua funzione del perché ha 2 corde. Un giorno così, un altro giorno così, lei pian pianino si raddrizza e diventa bella dritta. Si capisce. Niente di che. Niente di Legatura. straordinario, però Esatto. molto utile. Secondo te che stagionatura hanno? Allora, questi qui non vanno induriti molto, massimo 40 giorni. Ma vogliono forati? Sì, è ovvio, perché devono perdere e poi si devono compattare, Poi ovviamente. devono essere sotto osservazione. Esatto. Adesso questo qui non l'ho mai fatto, a dire la verità, e non so come si comporta. Ma Però normalmente vanno forati, anche perché raddrizzandosi. sotto osservazione perché il budello è molto sottile, potrebbe Esatto. ritirarsi molto in fretta e creare qualche buchetto. Ma se avete Non va. lo stagionatore giusto, diventano ok, Ok. Allora, Chiorzo Spagnolo. Qua si va a fare l'ultimo brindisi. Sì. Salute. Poi tanta Alla salute a vostra noi salute. e voi altri. E tanti salumi nuovi che proveremo e poi vi diremo come vengono, Ci ha naturalmente. dato tante idee, Ma un quell'uomo qui, sacchissimo. Porca la paia. Riusciamo a fare, se riusciamo, facciamo i salumi che proviamo a fare, dei salumi di tutta Italia. E poi arriveremo a fare anche quelli. Ma chi è che ci copia i salami? Cioè noi che facciamo. Salute. Di nuovo, ragazzi. Allora io volevo farvi sentire una cosa, finché siete ancora tutti qua. Questi qua li metto un attimo da parte. Tieni, metti pure là dentro. Vi volevo far sentire un mio salame. Di che cosa? Un mio salame, Giorgino. Davvero? Sì. È una novità. Lo stavo preparando. Un ultimo salame dei miei. Bravo. Anche perché, visto che. Era ora. Oh. Franco, era ora. Santo Qua si cielo. mangia solo roba di Giorgino. Allora Era ora. volevo tagliare qualche fettina per vedere intanto Bravo. come è venuta. Che ha avuto. Bravo Davide. E poi voi mi dite cosa ne pensate. Ormai siamo qui apposta. Ma l'ha fatto lui. Sì. Sì. Guardate, La cera è molto bella. prego. Sì, Una poi- fettina. Sì, ci siamo di due senza bocciare qua, Ah sì. Allora, uno per uno, sinceri. Ma Davide, ti faccio una domanda, più che essere sinceri. Ma sei sicuro di averlo fatto tu? Tu dimmi cosa ne pensi. Ne pensi niente male, però vi dico la mia onestà, non mi sembra fatto da 2 mani come. Guardate ragazzi. Buono al 50% di un salame, ma secondo me non l'hai fatto tu. Ma perché non è buono? Perché ha un aroma dei sali che io dei tuoi salami non ho mai sentito. Franco. Allora, intanto questo qui si sente che ha avuto una stagionatura indotta, già da come tiri si sente che è gommoso. Ma porco cane. Ecco, e non è quella bella friabilità che c'ha un salame fatto in casa. Quindi già da quello lì si capisce che è un salame industriale o diciamo, sì, insomma, fatto per la vendita. Sì. Fatto per la vendita. Buono, è un buon prodotto da prendere così, di sicuro non l'hai fatto te in casa. Questo qui non è un salame casalano. Vedi. Bravi. No, ho fatto una prova. Ha un profumo, Non è un salame ha un sincero. profumo bellissimo, ha l'imboccata buonissima, però tu quando hai finito di stringere c'ha la marognola, c'ha del, non so come dire, del conservante. Questo qui vi fa tenere la bottiglia dell'acqua tutto il giorno. Acidità. Sì. È un buon prodotto, non è perché chi No, l'ha no, fatto no, è un no. buon prodotto per la vendita, diciamo, nei Al supermercati, al supermercato, al negozio, è un buon prodotto, ma Mi hanno beccato perché volevo fare proprio questa prova qua. Io volevo. A primo impatto ha un profumo, Ho preso bellissimo da vedere. ha un profumo. Ho preso un salame in negozio di quelli comperi e anche uno dei migliori ho preso. Che sembra buono, Quindi, salame. salame che va quasi a 30 e passa euro al chilo. Quindi deve avere 29 qualità. 30 euro al chilo. A letto 3 euro. Ok, quindi un salame buono. Io non gliel'ho detto, giuro.
e loro mi hanno cappellato. Mi hanno beccato. Non è No, sono bravi, si capisce. Non è- Poi si vede anche dal budello che rimane Sì. attaccato, si vede che non si pela bene, guardate, Sì. è rimasto. Lui, sei cieco, non hai palato. Lo annusi e dici che buon profumo. Sicuramente è anche un buon salame, niente da dire ragazzi, però da questo a un salame casareccio c'è un po' di differenza. Un abisso. pochino come me tra questi due signori qua. Io ti ho visto entrare con qualcosa in mano. Che non era un salame, cioè mi sembrava un salame almeno. Non sarà quello lì perché il mio è molto diverso, guarda che roba. Ah, tutta un'altra pasta, tutta un'altra cera. Io faccio così. Scusa. Sì, io faccio così. Avevamo che leggera differenza. Dai, io faccio così, sì, vedi. C'è una nota di differenza, Che vedi? piccola differenza. Io No, ma io lo so, volevo mettervi alla prova voi. Ah beh. Giorgio, la muffa va sulla fetta. Beh, Ci sgridano. Quando sai che sa da muffa tu lo lasci lì e me lo dici. Provo anch'io. Allora vorrei vedere Franco. Oh, i miei te li hai assaggiati, adesso assaggio io i tuoi. Mi ha detto, ne ho preso uno lì a bocca così. Ora guardate intanto come si pela. E quindi già da lì. Ah sì, si sbriciola. Questo è stagionato però. No, voglio dire, a differenza di qua, questo mi sembra insipido, a differenza di qua, non ha sapore, non è quello di qua. Su qua non fa mica bene. Bisognava mangiare prima questo e poi quello là. Perché quell'altro è molto salato. Chissà che percentuale di sale usano. Ma probabilmente anche nitrati, nitriti e tutte quelle farine magari che gli danno per Allora, latte in polvere. là, bravo, ho secco la tinta. E poi dopo ci sono, che non mi ricordo, le 152, che è un conservante. Mettono l'ascorbato. Le 121 sono 5 ingredienti, però ne mettono 3, quelli indubbiamente. E questi qui fanno sì che la carne aggredisca, sia molto saporita, molto... Allora, Perché intanto lo diciamo che non è colpa dei salumifici o meno, comunque è la legge che prevede che nei salumi macinati come il salame ci vogliono i conservanti, quelli per la vendita, dico bene, e quindi sono obbligatori. Adesso, difatti i salumi fatti in casa, come voi sapete, noi non li vendiamo proprio per questo motivo, perché noi non mettiamo nessun conservante. E quindi il rischio è nostro, avete capito? esatto. Perché mi chiedete sempre, ma siete sicuri che la carne, che poi dopo è sempre un rischio quando uno si fa Esatto. i salumi fatti in casa. Logicamente se uno parte con un ambiente pulito, la carne è scelta, lavora bene il lavoro, non dovrebbero esserci problemi. Quindi però c'è sempre il rischio. Un piccolo C'è rischio, sempre il rischio, quindi occhio a quello che fate in casa, perché bisogna stare attenti, va bene? Va bene allora Giorgino, grazie del salame, abbiamo apprezzato. Sto gustando il mio che non l'ho visto. Sì, adesso È una meraviglia, complimenti, una meraviglia. no, è di mio, ve lo giuro, da danza Christopher. Ah, ma lo so, io le mangio sempre tu sai. No, hanno preso anche del migliore, devo carne, ve lo giuro, no, tu scappa via perché era tardi di scuola. Va bene, dai. La soddisfazione è che si pellica. Allora, abbiamo detto la stagionatura di quel salame là. Sì, 40 giorni. 40 giorni? Sì, 40 ok, la ripeto perché non mi ricordo forza di berle. Allora, vi ho lasciato una giornata o due fuori che si secchi un pochettino, come al solito il budello, e poi dopo lo appendete in stagionatura, alla stessa stagionatura dei salami, e avete visto la corda da una parte e la corda dall'altra perché va girata, ma per una settimana. Sì, finché si raddrizza. Finché non si raddrizza, Esatto. ok? Quindi ditelo a vostro marito di girare una volta a settimana. Che la tengo dritta, la rotta, che tenga dritta la rotta. Va bene, dai, bando agli scherzi. E bando alle chiacchiere. Franco e Giorgino vi ringrazio. Vi ricordo Franco è sempre curatore di una pagina Facebook, anzi 2 pagine Facebook che trovate qua sotto il link, andate a vedere, sono tutti appassionati di salumi fatti in casa. Se vuoi dire i nomi io non me li ricordo mai. Salumi italiani, i segreti del Norcino,
salumi fatti in casa, chi lavora il maiale. Ok, adesso mi ricordo. Comunque ci sono i link sotto, ci cliccate, andate dentro, fate richiesta e poi dopo verrete accettati verrete accettati. Va bene. se ne avete le facoltà. Davide, grazie dell'invito. Ma Dio boh, quando vuoi, Io anzi, ti ringrazio aspetto per quel famoso. Franco perché la prima volta che ci conosciamo è stato un grosso piacere. l'onore è tutto mio. Delle esperienze necessarie. Allora, fermi tutti. Sì. Franco mi parlava che c'era da andare a fare una visita in un posto. Un posto dove fanno pelli di sugna per le coppe, dove estraggono Dove estraggono una volta col palmo della mano girare dalla sugna, quello che copre la sugna del maiale. esatto, praticamente estraggono la sugna e le usano per fare le coppe. Signor sì. E c'è a Carpaneto Piacentino, proprio c'è un posto Ma di maiale o di mucca? no, di maiale. Di Perché maiale? proprio loro le prendono dai macelli, le estraggono e poi dopo le lavorano lì, poi dopo lui ci fa vedere come la lavora e poi dopo avvolge Tu la pensi coppa. una volta che avevi la mezzena sul tavolo, la prima cosa che facevi prendevi via il rene, Sì. poi col palmo della mano strofinavi la pelletta, che sotto c'è la sugna, la tagliavi, la prendevi e poi schiaccate Esatto. e la prendevi via. Penso, adesso fanno tutto a mano. Adesso ho finito macchina, praticamente. Ah, quello lì, E ci hanno invitato a fare insomma una visita. una dai. visita. Sono cose istruttive sì, per uno che molto. faccia queste robine qua. Sì, molto. Va bene, allora, prima di chiudere, in un paio di video precedenti abbiamo parlato di una diretta con Giorgina e Franco, e anche io che alla fine orchestrerò un po' le telecamere e così, e per fare qualche domanda, fare una live, definiremo un giorno, vi farò sapere, quindi spero che la cosa vi interessi, mi avete già risposto positivamente nell'altro video. Definiamo una data anticipatamente, anche tipo 15 giorni prima, mettiamo giù e poi dopo vi aspetto in live con Giorgina e Franco. Scrivetemi magari sotto se preferite una live nel primo pomeriggio, perché a noi fa più comodo nelle 2 del pomeriggio, così staremo in live un'oretta, così un'oretta. Dite anche se volete un Giorgino più alto, ma non ci riesco. Ci mettiamo il banchetto, dai. Occhio, Ok, faremo questa live così voi potete chiedere tutto quello che volete in diretta e loro vi rispondono, cioè quello che poi dopo sappiamo, insomma. Sì, è quello che è possibile. Sì. Ok, adesso mettiamo giù una data e ve lo dite. Fatemi sapere solo se nelle 2 del pomeriggio più o meno vi va bene. Un saluto, grazie ancora ragazzi, un saluto da Davide, Giorgina e Franco, al prossimo video. Grazie. Ciao a tutti. Salute ragazzi.